Signore e signori, benvenuti al capitolo 22 della nostra storia con Franca, Marco e altri. Il protagonista di oggi sarà farcela, ma in modo ipotetico, sì, tutte e tre le forme ipotetiche più usate e parlate nella lingua più bella del mondo. Mentre tornavo dalla casa di Marco, Vincenzo e Maya ebbero un'idea per la settimana successiva. Vincenzo disse: se i miei coinquilini ce la faranno a organizzare una festa nel mio giardino, potremo tutti goderci una bella serata a casa mia. Maya era molto felice dell'opportunità di rivedere tutti di nuovo e rispose con entusiasmo: certo. Se ti chiedo di aiutarmi, potremo cenare insieme per la prima volta. Non capisco perché non l'abbiamo mai fatto. Sono sicura che sarà una cosa bella per tutti. Quella stessa sera, Vincenzo chiamò Maya. Sì, le tre famiglie che vivevano nella loro casa erano molto felici di rivedere gli amici di Vincenzo, anzi, erano entusiaste all'idea di cenare con lui per la prima volta. E quando Maya invitò Franca, lo fece con una frase ipotetica: Franca, se voi tutti, e Marco, Viola, Lorenzo e tu, non aveste paura dei fantasmi, Vincenzo ed io saremo felici di visitare la vecchia casa e di cenare lì. Franca rispose: mi piace molto questo secondo tipo di periodo ipotetico. Ho lavorato con la statistica per anni e mi affascina questa possibilità, così diversa dalla realtà. Vincenzo intervenne con il terzo periodo ipotetico. Se ce l'avessi fatta a fare qualcosa di buono con questa casa spaventosa, sarei felice per la prima volta. Maya sorrise e disse, usando il primo periodo ipotetico: se ce la faccio a sistemare il giardino, sarò la donna più felice di Roma. In quel fine settimana, dopo che i nostri amici avevano visitato il borgo della mamma, Marco si voltò verso Franca con un'espressione maliziosa. Franca, ti ricordi quella storia di cui ti ho parlato 3 giorni fa? Ricordi, se non se la fossero cavata con il coraggio e le torce elettriche, nessuno sarebbe uscito vivo da quella casa. Franca, invece di spaventarsi, sorrise. Tranquillo, Lorenzo è già andato a comprare 4 torce per tutti noi. Quando Vincenzo e Viola tornarono con le torce grandi e pesanti come se fossero pronte per illuminare un intero stadio, trovarono Franca vestita da operaio, con casco arancione e gilet catarifrangente. Per un attimo restarono immobili, poi scoppiarono a ridere fino alle lacrime. Franca, ma così sembri pronta a riparare la casa, non a esplorarla, disse Vincenzo, piegandosi in due. Viola, cercando di riprendere fiato, aggiunse: se non ce la facciamo a trovare i fantasmi, almeno avremo sistemato l'impianto elettrico. Ma quando la vecchia macchina di Marco trovò posto in un garage immenso, dove il profumo di vernice nuova si mescolava al luccichio di automobili splendenti, nessuno osò dire una parola. E quando, finalmente, varcarono il cancello del giardino della casa dei fantasmi, lo stupore li avvolse come un sogno improvviso. Era una favola. Per periodi ipotetici usiamo due parti: condizione, se x e conseguenza, e allora y. In questa tabella 3 forme di periodi ipotetici, per realtà, per probabilità e per irrealtà, sono presenti con tempi verbali che si usano per la parte chiamata condizione e i tempi per la seconda parte chiamata conseguenza. Ecco i 3 periodi. Primo periodo per realtà, condizione in indicativo presente o futuro, e conseguenza anche in indicativo presente o futuro. Esempio: se ce la faccio a organizzare, ce la faccio a stupire tutti stasera. Secondo periodo per possibilità, condizioni in congiuntivo imperfetto, e conseguenza in condizionale presente. Esempio: se ce la facessi a risparmiare, ce la farei a viaggiare lontano. Terzo periodo per irrealtà, condizioni in congiuntivo trapassato, e conseguenza in condizionale passato. Esempio: se ce l'avessi fatta a studiare, ce l'avrei fatta a passare l'esame.